Ciao a tutti e benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Restate con noi fino alla fine, perché ogni dettaglio di questa vicenda sta incendiando il web. Ricordatevi di iscrivervi e di condividere il video. Oggi parliamo di quanto accaduto tra Afra Saracioglu e Mert Ramazan Demir, una storia che ha travolto i social come un'onda improvvisa e rumorosa. Il mondo dello spettacolo è rimasto senza parole quando, nel giro di poche ore, sono trapelate frasi attribuite ad Afra durante una serata privata con amici fidati. Non un'intervista ufficiale, non un post studiato, ma parole sussurrate in confidenza e poi, come spesso succede, scivolate fuori dal cerchio ristretto. Tra quelle frasi, una in particolare ha fatto tremare i fan: alla fine ho visto i veri colori di Mert. Bastano poche parole per cambiare un'aria già pesante, e quelle poche parole hanno fatto esattamente questo. Afra, che da tempo aveva scelto il silenzio di fronte ai pettegolezzi, non ha alzato la voce in pubblico. A quanto pare, però, quella sera ha lasciato uscire tutto ciò che covava dentro da mesi: disillusione, stanchezza, amarezza. Le persone vicine raccontano che non si è trattato di un capriccio o di uno scatto improvviso, era un grido esasperato tenuto a freno troppo a lungo. Pare che alcune conversazioni recenti con Mert, alcune sfumature del suo comportamento, abbiano logorato Afra goccia dopo goccia, fino ad arrivare al punto in cui ha sussurrato agli amici: l'ho amato tantissimo, ma non è più la persona che credevo. Ora ho capito tutto. Chi segue la loro storia sa bene da dove è iniziato tutto, sul set di Yal Sapkin. Prima la complicità professionale, poi lo scambio di sguardi tra una scena e l'altra, e infine quella scintilla che nessuno è riuscito a ignorare. È stato tutto rapido, magnetico, avvolgente. Sullo schermo la chimica era evidente, fuori dallo schermo, diventava una promessa di qualcosa di grande. E per un lungo periodo lo è stata. Passeggiate mano nella mano davanti alle telecamere, risate condivise, piccoli gesti che dicevano più di 1000 parole. Ma la cronaca rosa degli ultimi mesi era cambiata di tono, si parlava di discussioni, di incomprensioni, distanze silenziose e messaggi lasciati senza risposta. Secondo ciò che trapela dagli amici di Afra, quel filo sottile che teneva tutto insieme si è sfilacciato lentamente. Nessun grande scandalo visibile, nessuna scena plateale. Solo piccole incrinature che, una dopo l'altra, hanno aperto una crepa. Afra avrebbe confidato di non riconoscere più alcune reazioni di Mert, di sentirsi trascurata in momenti decisivi, di non ricevere spiegazioni quando avrebbe voluto risposte semplici e schiette. La fiducia era la nostra ancora, avrebbe detto, ma quando l'ancora non regge più, ti ritrovi in balia delle onde. Mert, dal canto suo, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Nessun comunicato, nessun commento scritto con cura dagli addetti stampa. Solo il ronzio di ciò che riferiscono i suoi conoscenti: sorpresa, dolore, incredulità. Pare che Mert abbia confidato ai suoi amici di non aspettarsi parole così dure da parte di Afra. Non avrei mai immaginato che parlasse in quel modo. L'amo ancora, avrebbe detto, lasciando intendere che qualcosa, dentro di lui, spera sia recuperabile. Ma mentre lui sceglie il silenzio, il tempo sui social corre veloce e non aspetta nessuno. E proprio sui social si è consumato uno dei capitoli più rumorosi di questa vicenda. I fan più attenti hanno notato che Afra ha rimosso alcune foto in cui appariva con Mert. Non tutte, non in blocco, ma quelle scelte nella memoria digitale che raccontavano i momenti più teneri. È bastato quello per far scattare l'allarme, i commenti si sono moltiplicati, i thread hanno cominciato a straripare di supposizioni, e la parola fine ha iniziato a comparire sotto quasi ogni post. Alcuni l'hanno definita rottura silenziosa, un gesto che parla piano ma arriva lontano. Nel frattempo, Afra ha spostato la sua attenzione altrove. Nuovi progetti, nuove riunioni, nuovi copioni. Secondo le voci, avrebbe confidato al suo cerchio più stretto di voler concentrare ogni energia sul lavoro, senza distrazioni, senza affanni inutili. L'amore, così com'era, non mi ha portato pace ma confusione, avrebbe detto. Non un attacco, non un'accusa, ma il riconoscimento di un disagio che non si può più travestire da normalità. È un'autodifesa, una scelta di cura, un tentativo di ritrovare ritmo e respiro.
Eppure la storia non è fatta solo di ciò che Afra ha scelto. È fatta anche di quello che Mert non ha detto. Il suo silenzio è diventato un personaggio a sé, pesante, osservato, discusso. C'è chi lo legge come rispetto, chi lo interpreta come tattica, chi lo accusa di evitare la tempesta lasciando che sia l'altra metà della coppia a prendersi addosso tutte le raffiche. Alcuni amici sostengono che Mert avrebbe provato a parlare con Afra dopo le frasi trapelate, cercando un incontro lontano dai riflettori. Ma, sempre secondo queste voci, la comunicazione si sarebbe interrotta del tutto. Linee mute, chat ferme, parole rinviate a un giorno che non arriva. La rete si è divisa, com'era prevedibile. Da un lato chi sostiene Afra, riconoscendole il diritto di alzare un confine e proteggersi, dall'altro chi corre in difesa di Mert, raccontandone la dolcezza fuori scena, la dedizione sul set, la discrezione come scelta di stile. In mezzo, tanti spettatori che avrebbero voluto che la loro fiaba continuasse, e che ora cercano un colpevole dove forse c'è solo una somma di impercettibili distanze. Le stesse fonti che hanno descritto lo sfogo di Afra parlano di un percorso interiore iniziato ben prima che le sue parole arrivassero in superficie. Momenti in cui restare zitti sembrava l'unica reazione possibile, notti in cui ci si domanda se la versione migliore di sé resista accanto a qualcuno che non si riesce più a capire. Il silenzio a volte è una risposta potentissima, avrebbe detto Afra in confidenza, ma più tacevo, più mi allontanavo da me. È in quella frase che molti hanno visto il punto di non ritorno, il momento in cui la storia ha smesso di essere un equilibrio e ha cominciato a essere una fatica. Non è un mistero che la pressione attorno a loro sia stata enorme. L'amore nato sotto le luci è bellissimo finché le luci scaldano, quando bruciano, si fa più complicato. Le agende serrate, le aspettative del pubblico, ogni gesto sottolente, è facile scambiarlo per glamour, ma spesso è solo un rumore costante dentro cui la voce dell'altro si perde. Afra e Mert, loro malgrado, sono diventati il riflesso di quella dinamica, una relazione cominciata tra i sorrisi del set e trascinata dentro l'infinita richiesta di apparire sempre intatti. Eppure, in tutto questo, c'è una verità che nessuno può negare, c'è stato amore. La tenerezza negli sguardi, i piccoli gesti, il modo in cui si cercavano negli eventi, tutto raccontava una vicinanza reale. Proprio per questo la delusione ora pesa di più. Quando dici "ho visto i veri colori", non parli di un passante, parli di qualcuno a cui avevi consegnato la chiave delle tue stanze interne. Fa più male, e chi ascolta lo capisce. Da parte di Mert, gli amici parlano di una richiesta semplice, poter spiegare, poter essere ascoltato lontano dal rumore. Ma forse il tempo per le spiegazioni è arrivato tardi, o forse alcune crepe si riparano solo quando entrambi riconoscono la stessa fenditura. Non è un caso che, quando i fan hanno cercato un segnale, l'unico segno concreto sia stato l'archivio di foto alleggerito sul profilo di Afra. È un gesto che non fa rumore, ma lascia tracce. Una cornice vuota dove prima c'era un'immagine amata è un messaggio che nessun comunicato stampa può attenuare. Nel corso delle ore, l'eco delle frasi di Afra ha continuato a crescere. I media hanno rilanciato, i blog hanno interpretato, gli opinionisti hanno sommato il detto e il non detto. C'è chi giura che la rottura sia definitiva, chi dice che è solo una pausa per ripensarsi, chi sogna un ritorno che smentisca ogni pronostico. Intanto, tra un ciak e l'altro, Afra si immerge nel lavoro come se nella concentrazione potesse trovare il suono giusto per rimettere in ordine il cuore. E Mert, con quell'assenza di dichiarazioni pubbliche che diventa quasi una dichiarazione, lascia che siano gli amici a riferire la sua ferita, l'amo ancora. È una frase che non salva, ma racconta. La loro storia, iniziata con la naturalezza di due giovani attori pronti a tutto per l'arte e per l'amore, sembra ora attraversare il tratto più duro, quello in cui si sceglie chi si vuole essere quando l'altro non è più rifugio, ma specchio. Se davvero le parole di Afra segnano un capitolo chiuso, i prossimi giorni diranno come si scrive il seguito. Se invece sono un urlo per farsi sentire dopo troppi giorni di voce bassa, allora servirà un ascolto vero, non un'altra attesa. Noi continueremo a seguire la vicenda con attenzione, senza perdere di vista ciò che spesso dimentichiamo: dietro i nomi, dietro le luci, ci sono persone. Persone che provano, sbagliano, imparano.
Afra Saraciolo ha deciso, almeno per ora, di mettere in primo piano la sua strada professionale e la sua serenità. Mert Ramazan Demir, a detta di chi gli è vicino, non ha smesso di provare a capire dove si è perso il filo. Si incontreranno a metà strada? O lasceranno che siano i ricordi a chiudere la porta? Per ora, l'unica certezza è che la favola di Yal Sapkin, quella che aveva superato i confini della sceneggiatura, sta affrontando il suo episodio più reale e meno scritto. Questa è la situazione, nuda e cruda, così come è emersa nel corso di una giornata in cui una frase ha scatenato un terremoto. Se avete ascoltato fin qui, sapete che non ci sono buoni e cattivi, ma solo due verità che fanno fatica a toccarsi. Noi di Celebrita dalla Turchia saremo qui per raccontarvi gli sviluppi, con la stessa cura con cui si osserva qualcosa che conta davvero. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividetelo con chi ama seguire queste storie e fateci sapere cosa ne pensate. A presto!